Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di mitologia calistenica, ossia voglio raccontarvi di una questione particolare che si pone a metà tra la realtà e il mito, ossia l'Impossible Dip. Come mai l'Impossible Dip ha due denominazioni, se ci avete fatto caso? Alcuni lo chiamano TED, ossia Tricep Extension Dip, e altri Impossible Dip, eppure il movimento è esattamente lo stesso. Ma come mai? Come mai ci sono queste due denominazioni? Qual è l'origine di questa scissione? A cosa è dovuta? Allora ragazzi, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Vi dico che il vostro buon Deu c'entra sicuramente almeno con una parte della storia, anche se appunto per la parte diciamo relativa al mito potrebbe anche centrare con tutta la storia. Vediamo. Allora, torniamo indietro nel 2012 e siamo a Riga, in Lettonia, il giorno dopo il mondiale di calisthenics, dove io appunto partecipai. Il giorno dopo c'era l'allenamento collettivo con gli altri atleti. Io già ai tempi comunque, dopo che approcciare questo magnifico sport del calisthenics mi aveva ridotto proprio il cervello in brandelli, continuavo comunque continuamente a divagare con l'immaginazione, pensando a tutti i vari movimenti relativi ai vari pattern, diciamo, di esecuzione. E dissi al mio compagno di squadra, quando ci stavamo allenando, ho fatto: senti, ma ci hai mai pensato all'idea di fare un dip partendo con gli avambracci poggiati sulle parallele? Perché è bello tosto, insomma, complicato, si potrebbe fare, bla bla bla. Ci siamo messi a provarlo praticamente facendoci assistenza, alzandoci proprio con lo spotter, diciamo, alzandoci per eseguire il movimento. Al che lui mi dice: comunque Matteo, ci sta il team dell'Ucraina che ti sta osservando con molto interesse. Allora, considerate che l'Ucraina era la nazione in quel mondiale più forte, perché il primo classificato era appunto l'Ucraina, mi pare, non so se il secondo o il terzo, comunque erano la nazione più forte, erano in tre, anche il terzo atleta era molto forte. Ovviamente questo poi magari era una casualità o cose varie, però effettivamente sembrava che stessero guardando e anche chiacchierando tra di loro vedendo questo esercizio particolare. Però vabbè, diciamo che questa storia finisce là. Torniamo a casa. Cosa succede? Che io voglio iniziare ad allenare questo esercizio, proprio perché lo voglio iniziare ad allenare io lo metto in scheda. E come lo chiamo nella scheda? Ragiono sul pattern e dico: beh, è un'estensione di tricipiti in dip, quindi Tricep Extension Dip, ossia TED. Quindi sì ragazzi, il nome TED che si è diffuso nel tempo gliel'ho dato proprio io, ma questa cosa è oscura, è nebulosa, però è così. Cosa è successo? Che noi ovviamente parlavamo con altri atleti italiani e quindi c'è della cosa: no, guarda, all'inizio si parlava molto di più di quello che si stava allenando, perché all'inizio c'era proprio una condivisione di informazioni, e quindi ho detto: no, sto allenando il TED, cosa fare? Ah, il TED, e quindi questo nome è iniziato a circolare. In parallelo, cosa è successo? Che vedendo, noi vedevamo appunto video da tutto il mondo, si iniziavano a vedere sempre più atleti dell'est Europa che iniziavano a provare questo TED con assistenze particolari. Alcuni mettevano i piedi sul palo, alcuni mettevano il piede contro un'altra persona. Questo movimento era iniziato a uscire fuori. Adesso, qual è la parte mitologica? Non si sa se questa cosa sia stata dovuta al fatto che il team ucraino quel giorno mi abbia visto eseguire questo movimento e quindi abbia diffuso quest'idea, appunto come avevamo fatto noi poi in Italia parlando del TED, anche tra di loro, o se sia stata semplicemente la nascita di due idee identiche in due punti diversi del mondo, perché anche questo può capitare, insomma, le persone comunque seguono dei binari di pensiero diversi ma anche simili in molti casi, quindi può essere anche questo. Questa è la parte che non sapremo mai, non si potrà mai sapere se effettivamente è stata così oppure no. Qual è stato il fatto? Che poi il primo a raggiungere questo esercizio non sono stato io, ma è stato appunto un atleta dell'est Europa, ossia Artem Morozov, che lo chiamò Impossible Dip. Quindi poi questi due termini si sono diffusi perché il termine TED gli venne dato da me prima della realizzazione del movimento e venne così chiamato. Chi ha eseguito poi il movimento per la prima volta gli ha dato il suo nome, e quindi queste due nomee fondamentalmente hanno iniziato a coesistere e a diffondersi in tutto il mondo, ed è per questo che ci sono questi due nomi, hanno due origini diverse seppur il movimento sia lo stesso. E con questo si conclude questo breve ma sicuramente degno di nota racconto mitologico calistenico.